Buona domenica a tutti ragazzi, bentornati sul canale e bentornata alla Serie A che ieri ha visto in campo Inter e Milan rispettivamente con Udinese e Lecce. Parliamo un attimo di queste due partite che sono state giocate e prima di parlarne, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e se vi piace il video, perché no, mettete un like al video. Parliamo un attimo delle due partite di ieri, Milan-Udinese e Lecce-Inter. Cominciamo con Lecce-Inter perché su Milan-Udinese c'è qualcosina da chiarire. Lecce-Inter, allora, io ho fatto la mia previsione del campionato, vi lascio il video in descrizione o è sul mio canale. La previsione della Serie A e con il Lecce ricordo che dissi esattamente queste parole: a Via del Mare sarà difficile per tutti, anche se il Lecce ha una rosa di giocatori che, ahimè, vale ben poco, però in casa hanno sempre rotto le scatole, tutte le volte che sono saliti in Serie A, comunque a Via del Mare è sempre difficile. Così come l'ha avuta difficile l'Inter ieri. La partita era sull'1-1 ed è stata sull'1-1 fino al 90esimo, anche se l'Inter, dobbiamo dire che comunque ha giocato la partita, non ha convinto del tutto, ma con le difficoltà incontrate, la prima di campionato, è riuscito a passare in vantaggio con un gol al 94esimo su calcio d'angolo, una carambola che Dumfries con la pancia quasi ha buttato in rete. Un Lecce che però ha detto la sua, si è giocato la partita ed è un Inter che all'inizio non convinceva più di tanto, poi è salita di ritmo e ha giocato la partita che doveva giocare, anche se è la prima di campionato e non possiamo tirare conclusioni o giudizi affrettati. Però l'Inter comunque è tra le quattro pretendenti allo scudetto e lo sapevamo dall'inizio e anche dall'anno scorso. L'unico problema dell'Inter io lo vedo solo nella continuità, perché Inzaghi, non lo so, Inzaghi non mi ispira tanta fiducia, mi ispirava più l'anno scorso, quest'anno bisogna vedere, anche se comunque l'abbiamo visto, Lukaku alla prima occasione butta sempre la palla dentro e l'anno scorso all'Inter gli sono mancati quei gol secondo me per vincere lo scudetto per il secondo anno consecutivo. Fatto sta che dobbiamo andare tutti quanti a Lecce e dobbiamo passare tutti quanti di là. Il Lecce quest'anno secondo me farà un campionato discreto, tutti l'hanno dato per spacciato che torna in Serie B. Io nella mia prediction della Serie A, se non mi sbaglio, l'ho messo giusto un gradino sopra la Serie B, non retrocede. Per quanto riguarda l'altra partita giocata alle 18:30 a Milan-Udinese, beh, io credevo che il Milan avesse campo aperto ed una partita molto facile, invece pronti via l'Udinese con un colpo di testa a centro area riesce ad andare in vantaggio. Subito dopo ecco che accade il primo episodio di questa stagione di Serie A, alla prima giornata e dopo 9 minuti. Un rigore per il Milan, chiamato al VAR l'arbitro da Mazzoleni, va a vedere le immagini e dà calcio di rigore, solo che durante la partita io non ci ho fatto nemmeno tanto caso se era o non era rigore, sembrava rigore, solo che dopo la partita ho visto le conferenze stampa e Marino dell'Udinese si è lamentato tantissimo con questo calcio di rigore che secondo lui non c'era. Il problema non è se c'è o non c'è, il problema è che parlano di rigorini o rigori, fallini o falli. Il punto è proprio questo: o le direttive sono nette oppure siamo sempre a fare le stesse cose, era rigore o non era rigore, il fallo c'è o non c'è, il fallino non esiste, esiste il fallo ed esiste il rigore, fallini e rigorini non esistono, se si devono fischiare tutti i contatti allora è calcio di rigore, lo tocca o non lo tocca, per me è relativamente importante, perché se guardiamo le immagini comunque il giocatore dell'Udinese arriva completamente sparato sull'avversario e il pallone, quindi è un intervento scomposto, è in area di rigore. Al giorno d'oggi, se vuoi essere un giocatore come si deve, devi entrare quanto più pulito possibile, perché tra VAR e arbitro in campo
il rigore lo becchi sicuro. Quindi non voglio dire né se è rigore né se non è rigore, quindi per me esistono i rigori e i falli. I fallini, parliamo di altre cose, parlate di caramelle, parlate di qualcos'altro, perché esistono i falli o non falli. Non esistono i contatti leggeri o i contatti pesanti. Il contatto viene fischiato, quindi è rigore, senza che vi fate il fegato amaro. Comunque, dopo questo episodio, il Milan fa l'1-1 e il 2-1 subito dopo. Prima della fine del secondo tempo arriva un grandissimo colpo di testa di Masina in tuffo e fa 2-2. Solo che poi esce fuori il Milan e vince la partita 4-2. Il secondo tempo comunque ha giocato, il primo anche ha giocato molto bene. Il secondo tempo è andato in vantaggio, ha chiuso la partita. Purtroppo queste sono le grandi squadre, le squadre che lottano per il titolo. Quando hanno chiuso la partita l'hanno chiusa. Anche se mi ha convinto molto di più il Milan del primo tempo che del secondo, però stiamo parlando sempre di una squadra che ha la prima punta ancora da gestire. Giroud e Origi sono entrati nel secondo tempo, il primo tempo ha giocato Rebic centrale. Fatto sta che su quella fascia sinistra il Milan, secondo me, anche quest'anno non ha uguali. Teo Hernandez e Leao la fanno da padrone, sia su quella fascia e sia quando rientrano in mezzo al campo. Veramente due grandissimi giocatori. Quindi il Milan e l'Inter hanno vinto, aspettiamo il resto delle squadre che dovranno fare lo stesso, tipo il Napoli, la Juve e la Roma. Il Napoli e Juve domani, la Roma oggi. E bentornata alla Serie A, è un piacere commentare le partite e guardare quasi tutte le partite di Serie A, nei limiti del possibile e del tempo che ci viene offerto. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, condividete questo video, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così il canale cresce e siamo tutti più contenti. Ciao!